Mister, cominciamo dall'inizio, dalle sue origini. Lei è partito, se non erro, dalla parrocchia del Ponte dei Nori al Valdagno, in provincia di Vicenza. Allora ti chiedo se hai voglia di raccontarci un po' i tuoi inizi, le tue origini, i primi calci al pallone da bambino. Sì, sono un bambino che ha iniziato i primi calci in parrocchia, quindi in una squadra parrocchiale. Erano tempi diversi da quelli di oggi, insomma, dove si aveva poco, ma con poco si faceva tanto. Avevamo tutti un pallone, quindi un sogno da raggiungere, e stavamo tutto il giorno a giocare fino all'età poi che si hanno i primi approcci con le società professionistiche, però ho dei ricordi bellissimi, perché poi sono secondo me le basi per un futuro difficile, perché è molto difficile fare questo mestiere, sia fare il calciatore che fare poi l'allenatore, però si parte sempre da una base di un certo tipo, e penso che il calcio fin da piccolo riesce a farti crescere tanto. Un bel posto dove si coltivano valori ma anche sogni, un sogno che poi diventa realtà perché alla fine arrivi a giocare in Serie A, 99 presenze con la maglia di Vicenza, Empoli, Torino, Atalanta. Lei stesso ha detto che aveva la testa da architetto ma le caratteristiche da muratore, del tipo correvi tanto ma volevi avere poi le caratteristiche in qualche modo tecniche magari di Pirlo. Ci fa un suo profilo di Zanetti calciatore? Sì, ero un calciatore sicuramente di grande mentalità, di conoscenze tattiche, anche in campo sicuramente era abbastanza facile per gli allenatori collocarmi, perché capivo subito quella che era un po' la situazione tattica. Non avevo delle doti tecniche incredibili, anche se avrei voluto averle. E quindi dal punto di vista del giocatore che sono poi diventato, non è stato il calciatore che avrei voluto essere, però dall'altra parte ho fatto il mio massimo, perché penso che questo sia poi alla base di tutto. Ognuno ha le sue categorie nelle corde e io sono arrivato al mio massimo. Ho giocato in squadre importanti, quindi non ho assolutamente nessun rimpianto, anche se avrei voluto essere più un regista che un incontrista, però avevo le qualità per fare l'incontrista, e quindi probabilmente con la mente di un regista. Se da calciatore era più muratore, oggi chi fa l'allenatore direi che è più architetto, visto che oggi può usare di più la testa e il cervello. Come è cambiato oggi Zanetti da calciatore ad allenatore? Beh, fare l'allenatore sicuramente è diverso, perché è un mestiere dove si pensa tanto più che si fa. È normale che le caratteristiche di ognuno sono quelle che poi riporti in campo, quelle che tu vuoi vedere nella tua squadra, e quindi questa umiltà unita all'aggressività, alla cattiveria agonistica, è sempre stata una caratteristica che mi sono portato sia da calciatore, ma che ho anche oggi da allenatore. Normale che prima dovevo fare io, oggi devo far fare agli altri, quindi ci sono poi tante idee, e si spera che i ragazzi poi riescano a portarle in campo. Riparte da Verona, cosa ha scelto, cosa ha visto in Verona? Scegliere comunque un club, uno dei club storici del calcio italiano, che con lei comincia il 6° anno consecutivo in Serie A. Beh, voglio essere un po' controcorrente di quello che si dice spesso, no? Che quando si arriva in un posto è un punto di partenza. Per me il Verona è un punto di arrivo. È un punto di arrivo perché io sono veneto, conosco perfettamente cosa significa essere qui oggi. Ci sono tantissime persone che vorrebbero essere al posto mio. Essere l'allenatore dell'Hellas ti eleva, ti fa sentire un gigante, perché è una piazza che ti trasmette delle emozioni incredibili. Siamo in una grande squadra, anche se poi magari a livello tecnico dobbiamo lavorare per portarla a esserlo, ma la piazza lo è a tutti gli effetti, e quindi per come sono fatto io è da grande stimolo, mi dà grande motivazione. È stata una scelta semplicissima, quindi appena il direttore mi ha chiamato ho detto subito sì. Se le dico Klopp Veneto, che cosa, vede che sorride, che cosa le viene in mente, che cosa le suscita? Sì, dai. È un soprannome che l'accompagna da un Troppo po'. Veneto è stato un soprannome che mi hanno dato, ma l'ho già detto in un'altra intervista, non scomoderei dei mostri sacri
del calcio, probabilmente sicuramente sono un allenatore che vive in maniera molto passionale il mestiere che faccio, lo vivo veramente a livello viscerale, quindi sicuramente ho delle caratteristiche che si possono avvicinare a certi tipi di allenatori, ma assolutamente io voglio essere me stesso, voglio avere le mie caratteristiche e mantenerle. Sicuramente ho tanta strada da fare e mi devo migliorare. Nelle sue prime esperienze in Serie A con il Venezia e poi con l'Empoli, lei è stato l'allenatore più giovane del campionato. Durante una vecchia intervista disse che pagare un certo tipo di scotto con i grandi allenatori, a proposito di confronti con i grandi allenatori, comunque è stato molto, molto bello. Poi come da calciatore ci si abitua in qualche modo, iniziando a in qualche modo stare sui grandi palcoscenici. Oggi come vede la sua nuova esperienza in Serie A? Cioè, com'è l'atteggiamento nei confronti magari dei grandi palcoscenici o magari anche dei grandi allenatori, detto che poi lei ha vinto contro grandi come Mourinho o Allegri? Sì, un po' in tutte le categorie, essendo molto giovane, sono sempre stato al primo anno l'allenatore più giovane del campionato, quindi ne ero abituato anche quando poi lo sono stato in Serie A. Ora non lo sono più, ho maturato sicuramente esperienza, anche se sono ancora molto giovane, ne ho ancora tanta da fare, ma la cosa più importante secondo me non è tanto guardare agli altri, ma guardare quello che facciamo noi. Perché comunque è un campionato dove spesso una piazza come Verona o altre squadre dove sono stato, gran parte delle partite probabilmente sulla carta sono partite dove tu sei inferiore. Però poi il campo spesso dice altro. Quindi questo secondo me ci si arriva a farlo solo se ci si concentra su quello che possiamo fare bene noi, invece di concentrarsi su quello che sulle doti che ha il tuo avversario. Quindi il nostro pensiero è questo, l'esperienza mi porta a questo, quindi per questo prima parlavamo di identità, e l'identità secondo me ti fa affrontare qualsiasi avversario con grande consapevolezza. È vero che lei guarda tutte le partite che riesce a guardare di tutte le categorie e che tra virgolette il calcio per lei è come una sana malattia perché vuole sempre imparare qualcosa di nuovo? Sì, io seguo tutti i campionati di tutte le categorie perché mi piace conoscere i giocatori, ma anche guardare allenatori che nonostante magari sono in categorie inferiori ma hanno magari delle idee interessanti, innovative. Ma ti dirò di più, non guardo solo tutto il calcio ma guardo anche gli altri sport, perché secondo me anche dagli altri sport c'è parecchio da imparare. Prova a strapparle un sorriso, parlerà in bene dei suoi giocatori? O nel 2024 visti i giocatori vari, come diceva lei, di varia nazionalità e di varie culture, ovviamente bisognerà trovare anche un modo, no, per riuscire a comunicare bene. Poi magari insegnerà anche il veneto ai giocatori stranieri. No, guarda, per quello che riguarda il Veneto, qui riesco a parlare solo con i tifosi in Veneto. Per quello che riguarda la squadra, è una squadra talmente multiculturale che bisogna parlare prettamente inglese e qualche volta italiano. C'è anche qualcuno che non parla né inglese né italiano e quindi lì è ancora più difficile. Il Veneto in questo momento lo eviterei, ma ripeto, con i tifosi invece, con tutte le persone che lavorano per l'Hellas, questo sì, mi viene facile perché ovviamente sono veneto come loro. Ne faccio l'ultima e la ringrazio. Immaginiamo di trovarci qui tra un anno. Che cosa vorrebbe raccontarci o vorrebbe dirci? Ma se trovassimo qui tra un anno vorrei dirti che l'obiettivo che abbiamo detto prima, cioè della salvezza, è stato raggiunto e che siamo ancora qui a cercare di costruire un qualcosa in più. Grazie mille, mister. Grazie a voi. Grazie.